Occhio di lince, ciao, mi chiamo Edo Tomaz, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo la neurologia, i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi il tema sarà Anka. Ok, allora ricordatevi sempre di iscriverti al mio canale, di accendere la campanella di avviso per non perdere neanche una lezione. Se poi metti i like e scrivi un commento, meglio ancora, così questo canale può andare a raggiungere tante altre persone. Adesso faremo 2 esercizi per le anche in basso seduti a terra. Allora, questa posizione potrebbe chiamarsi la svastica, ok? Oppure può chiamarsi shin box. Allora, per chi non riesce a mettersi in questa posizione facilmente, appoggia in questo caso la sinistra, cerco di posizionarmi con l'ischio sinistro sempre più in basso, ok? Metto la mano destra sulla mia anca, sull'articolazione coxo-femorale dall'anca destra e inizio a fare un movimento dell'anca, ma dalla cresta iliaca destra che viene avanti e dietro. Quando va dietro, l'ischio destro deve cercare di spingere e di toccare il gluteo destro a terra. Quindi 1 e vado. 2, per cui la testa del femoro scivola all'interno dell'accetabolo, delicatamente. Sempre di più. Cerca di muovere l'anca senza che ci sia un altro movimento della gamba o della spalla, del tronco, solo l'anca. La mano qui sull'articolazione esattamente per sentire il movimento che sto facendo. Ok, ancora 4, 5, 1, 2, sempre maggiore, sto scendendo di più, 3, 4 e 5. Molto bene. Allora, per una questione di facilità di eseguire il prossimo esercizio, appoggio il gomito sinistro a terra, premo il ginocchio destro a terra e devo alzare il piede destro da terra. Posso continuare con la mano qui, premo e vengo su e giù. Vado, 2, piano piano il massimo che posso il movimento verso il piede verso l'alto. Premo il ginocchio destro a terra e vado. 4, 5, 6, 7, 8, ok, 9, ok, e facciamo 10. E vediamo adesso di nuovo come io sono messo nella posizione. Se sono più confortevole, se il mio gluteo, l'ischio destro è sceso ancora di più a terra, appoggio le dita delle mani a copa, osservo. Ok, meglio. Ok, passiamo all'altra gamba. Ok, mi metto il piede dietro, preferibilmente a martello dietro, altrimenti lo potete mettere anche sul collo del piede. Allora, mano sinistra sull'articolazione coxo-femorale, ok, questa qua ho un po' più difficoltà e vado nel movimento. Cresta iliaca sinistra avanti e dietro, e per cui abbasso l'ischio sinistro a terra.
Appoggi le dita del manicopo perché sto cercando di capire di quanto riesco ad andare ancora più giù. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Almeno 10 ripetizioni, ok? Da 10 a circa 15 ripetizioni. Il gomito destro non affloscio, cerco di stendere la colonna, premo il ginocchio sinistro a terra e alzo il piede sinistro da terra. 1, 2, ok, 3, 4, 5, attivo bene, su in alto, 6, 7, di molta qualità, il movimento deve essere fatto di molta qualità, 8, 9 e 10. Allora, magari qualcuno chiede, ma perché dovrei fare tutti questi esercizi all'inizio della pratica? Mettiamo che questi movimenti uno non riesca a farlo proprio benissimo, sia come fluidità, sia come ampiezza del movimento, per cui io cerco di migliorare in queste condizioni un po' più semplice, per poi dopo utilizzare quindi nella pratica tutte queste informazioni di questi movimenti che sto facendo o movimenti articolari come questi qua delle anche vanno a dare delle informazioni magari nuove perché io ho raggiunto un'ampiezza maggiore di questi movimenti, per cui mi apre una finestra di miglioramento durante la mia pratica. Ovviamente questa roba qui è una cosa che è difficile poi sentire durante la pratica, bisognerebbe sempre fare un test, quindi una posizione e poi il retest, test e retest, ma ovviamente è chiaro questo perché nelle articolazioni, nei tendini, nei muscoli, nei legamenti è dove ci sono più dei recettori che mandano delle informazioni al mio sistema nervoso centrale. Per cui se io le faccio bene, con una ottima qualità, con una postura migliore possibile, tutte queste informazioni di qualità vanno al mio sistema nervoso centrale e il mio sistema nervoso centrale elabora e risponde in quello che io dovrei fare. In questo caso sarà la pratica di yoga, per cui provateci perché è veramente, veramente molto utile. Ok? Adesso cominciamo la pratica dove inserirò 2 o 3 posizioni con le anche. Okay? Andiamo su in alto e cominciamo con Uttanasana, piedi separati dalle anche, in avanti e stendo completamente le ginocchia e giù la testa. Dita delle mani a coppa, la testa su, tendo le ginocchia, cammino in avanti Adho Mukha. Muovo una gamba e l'altra, piego una gamba e l'altra, rimango praticamente con un piede solo a terra, ok? Per cui il mio peso tutto è sul piede sinistro, apro le dita dei piedi, quindi la distanza massima tra l'alluce e il mignolino, il quinto dito del piede, un po' più verso la sinistra, che ho leggermente un po' più di difficoltà, e da una parte e dall'altra. Giù le ginocchia unite, piedi uniti, indietro in un colpo Malasana.
Giù le ginocchia unite, la fronte, intreccio le dita delle mani, Sasangasana, senza prendere caviglia ma con le braccia. Apro le spalle, mento attaccato allo sterno, riposo la lingua, la bocca e il viso. E l'addome. Giù le braccia, giù le mani, piede destro, piede sinistro, incrocio la destra davanti alla sinistra e giù in basso la testa. Vengo su con la testa, gamba destra alla mia destra, a destra e sinistra. Piede destro a martello, collo del piede sinistro, mi aggiusto, no, collo del piede premo, mi alzo e vado. Spingo con le mani e cerco di appoggiare più che altro la coscia interna sinistra a terra. Ok. Dita delle mani a coppa là in avanti. Il piede sinistro preme il materassino, ruota la coscia sinistra dall'esterno all'interno e mi stendo là in avanti. Sulla testa, giro il piede là sinistro, stendo poi la gamba destra e sono in mezzo. Bene, se per caso non riesci ad aprire le gambe sempre sopra il materassino, non è un problema, andate con il bacino dietro il materassino. Ok. A un certo punto il bacino riesce magari a fare un movimento di anteroversione, non c'è problema, ok? Rimanete qui, inspirate, espirate, giù in basso. Piccoli movimenti laterali con tronco destra-sinistra, volendo anche dalle anche. Ok. Quindi la cresta iliaca destra viene avanti, sinistra avanti. Ok. Bene. Le dita delle mani scorrono, prendo l'alluce, tendo le gambe, spingo la parte posteriore del ginocchio verso il basso, ruoto i tricipiti e la testa. In alto e vengo su. Allora, regressione, si può fare tutto questo con le mani alle tibie, le mani alle ginocchia, flettendo leggermente le gambe, per cui non necessariamente come l'ho fatto io. Può essere esattamente sempre il movimento o la posizione più adeguata al vostro corpo. Ok? Bene? Dall'altra parte vengo su in alto, Uttanasana. Tendo bene la parte posteriore delle ginocchia. Cammino in avanti. Adho Mukha. Muovo una gamba e l'altra, un piede e l'altro, una caviglia e l'altra. Giù le ginocchia unite, piedi uniti, indietro in un colpo Malasana. Giù le ginocchia unite, la fronte, intrecciare le dita delle mani e ruotare.
apro bene le spalle. Torno indietro con le braccia, appoggio giù le mani, bene, la sinistra, la destra, incrocio la sinistra davanti alla destra e giù in basso. Vengo su in alto, gamba sinistra, apro la destra là dietro. Mi alzo il ginocchio sinistro, stendo la gamba destra, cerco sempre di ruotare la coscia destra, in questo caso dall'esterno all'interno, piede a martello è bello attivo, stendo, devo cercare di posizionare l'inguine destra a terra. Chi non riesce ovviamente metti un supporto, un libro, un mattoncino sotto la natica sinistra oppure raccogli questa gamba più verso il bacino, ok? Allora, là mi raddrizzo, piedi destro è attivo, la gamba non è passiva, ruoto la coscia e poi giù la testa. Posso appoggiare una mano sopra l'altra, posso stendere le braccia là in avanti. Vengo su in alto, dita delle mani a coppa, giro, stendo la gamba destra, la sinistra e mi vengo in mezzo. Ok, posiziono le mani, già per qualcuno questa posizione è veramente già difficile, non è un problema, appoggiare le mani dietro potrebbe essere già una soluzione e faccio il movimento, questa di alzare una natica e l'altra, oppure con le mani alle anche, muovo un'anca e muovo l'altra, ok? Posso fare anche dei cerchi, anteroversione, alzo una natica, retroversione e via. Quindi il bacino si muove e le anche stanno ferme, perché i miei piedi sono fermi. Al contrario. Ok, per poi dopo andare giù in basso. In questo momento non prendo, in questo caso adesso non prendo più gli alluce, ma scorro le braccia in avanti, cioè in avanti verso i piedi e di conseguenza poi la testa viene in basso. Bene, e incrocio le gambe. Allora, abbiamo attivato le anche, abbiamo fatto anche un esercizio prima viso-vestibulare, abbiamo fatto una piccola pratica per quanto riguarda magari delle posizioni abbastanza classiche e poi abbiamo utilizzato le anche sia come nelle posizioni ma anche qualche esercizetto all'interno della pratica. Sono molto utili questi piccoli esercizi, questi piccoli, le piccole attivazioni per dare sempre dei messaggi nuovi, dei messaggi di qualità al mio sistema nervoso centrale. Ok? Allora io vi lascerò due link qua sopra dove potete andare a vedere altre lezioni che possono essere collegate a questa o possono
aggiungere altri esercizi o altre pratiche nel vostro quotidiano, ok? Ci vediamo lungo la strada.